Affrontare i problemi anziché evitarli è come scalare una montagna. Ogni passo difficile ti rende più forte e una volta in cima la vista ripaga di ogni fatica. Resilienza. L'altro lato delle tempeste nella vita. Una volta un bambino andò a trovare il nonno durante le vacanze estive. Giocava sempre con lui e un giorno disse: «Nonno, quando sarò grande voglio diventare un uomo di successo. Puoi darmi qualche consiglio per riuscirci?» Il nonno annuì e portò il ragazzo con sé in un vivaio vicino. Lì comprò 2 piccole piante e, tornato a casa, ne piantò una in un vaso e la tenne dentro casa, mentre l'altra la piantò fuori. Poi chiese al nipote: «Cosa ne pensi? Quale di queste 2 piante crescerà meglio in futuro?» Il ragazzo rifletté un po' e poi rispose: «La pianta in casa crescerà meglio, perché è al sicuro da ogni pericolo, mentre quella fuori è a rischio di molte cose, come forte luce solare, tempeste, animali». Il nonno sorrise e disse: «Vedremo cosa succederà in futuro». Dopo che il ragazzo se n'era andato con i suoi genitori, passarono 4 anni prima che tornasse a trovare il nonno. Quando lo rivide, disse: «Nonno, l'ultima volta ti avevo chiesto come avere successo, ma non mi avevi risposto. Questa volta però devi dirmelo». Il nonno sorrise e rispose: «Certo, ma prima diamo un'occhiata alle piante che abbiamo comprato qualche anno fa». Dicendo questo, il nonno portò il ragazzo a vedere la pianta che avevano piantato nel vaso dentro casa. La videro ed era cresciuta, ma era rimasta relativamente piccola. Poi lo portò a guardare la pianta che avevano piantato fuori e videro un grande albero con rami estesi che offrivano ombra ai passanti. Il nonno chiese al nipote: «Dimmi, quale pianta è cresciuta di più? Quale ha avuto più successo?» Il ragazzo rispose: «Quella che abbiamo piantato fuori». «Ma, nonno, com'è possibile? Quella pianta ha dovuto affrontare così tanti pericoli, eppure è cresciuta così grande». Il nonno sorrise e disse: «Sì, la pianta fuori ha dovuto affrontare molte sfide, ma superare quei problemi le ha dato molti benefici. Ha potuto diffondere le radici come voleva e i problemi, come le tempeste, hanno reso le sue radici più forti. Oggi è così robusta che nemmeno una tempesta può danneggiarla. Ricorda sempre questo. Se scegli sempre le strade più comode, non sarai mai in grado di crescere come puoi. Ma se sei pronto ad affrontare il mondo nonostante i suoi pericoli, allora nessun obiettivo sarà impossibile da raggiungere». Il ragazzo prese un lungo respiro, fissò l'albero e comprese le parole del nonno. Gli ostacoli, che a volte vediamo come nemici nella vita, sono in realtà quelli che ci rendono più forti e di maggior successo. La vita è come una grande avventura, piena di sfide che a volte sembrano ostacoli insuperabili. Ma, proprio come in un gioco, la parte divertente è capire come superare le difficoltà. Ogni ostacolo che affronti è un'opportunità per imparare, crescere e diventare più forte. Non lasciare che questi ostacoli ti scoraggino, affrontali e guarda come ti faranno crescere nel gioco della vita. Tattica per il successo, infallibile. Hai persone che parlano perché hanno l'uso della parola o semplicemente perché vogliono dimostrare a se stessi che esistono ricorda che spesso quelle parole non passano mai né attraverso il cuore e ancora meno al cervello. Di conseguenza, sono parole vuote spesso destinate a creare danni disastrosi. E poi hai persone che sanno quando devono parlare e queste sono quelle che mai parlano prima di averti ascoltato. Di conseguenza queste parole non solo sono piene di una carica emotiva, ma la razionalità abbatterà sempre i tuoi dubbi e serviranno come trampolini di lancio. Tu quale scegli? Scrivimi nei commenti. Quante persone hai allontanato dalla tua vita per il semplice fatto che ti danneggiavano? E quante hai tenute strette perché veramente ciò che ti trasmettevano era costruttivo? Il ragazzo cresce e divenne un famoso pittore. Il suo sogno da piccolo. Migliaia di persone venivano a vedere la sua mostra d'arte e nessuno si stancava mai di elogiare il suo lavoro. Un giorno, però, pensò che le persone lo elogiassero solo di fronte a lui e parlassero degli errori del suo lavoro alle sue spalle. Pensando a questo, il giorno dopo si svegliò presto, prese uno dei suoi dipinti e lo posizionò in un incrocio trafficato della città.
Lì lasciò il dipinto con una nota scritta sotto. Chiunque trovasse un errore avrebbe dovuto segnalarlo su quel punto. La sera, quando andò a controllare il dipinto, si rattristò vedendo centinaia di segni su di esso. Rimase molto deluso, raccolse il suo dipinto e tornò a casa in silenzio. Questo episodio lo colpì profondamente, smise di dipingere e iniziò a evitare di incontrare le persone. Un giorno un suo amico andò a trovarlo e, vedendolo, si rese conto che il pittore era turbato per qualcosa. Gli chiese la ragione e il pittore gli raccontò l'accaduto con il cuore pesante. Ascoltandolo, l'amico propose: «Facciamo una cosa, metti un altro dei tuoi dipinti a quell'incrocio, ma questa volta con una nota diversa». Il pittore accettò. La mattina dopo posizionò un nuovo dipinto all'incrocio con una nota che diceva: «Chiunque trovasse un errore era invitato a correggerlo». La sera, quando il pittore e il suo amico andarono a controllare, videro che il dipinto era rimasto intatto, senza alcun segno. Il pittore rimase sorpreso nel vedere ciò. Il suo amico notò la sorpresa e disse: «Capisci cosa significa? Qualsiasi persona può trovare errori e la maggior parte lo fa, ma poche sono quelle che sanno o vogliono correggerli. Non ha senso dare importanza alle opinioni di persone che vogliono solo trovare difetti negli altri per umiliarli, quando non hanno né il tempo né la conoscenza per migliorare se stessi. La colpa non era del tuo dipinto, ma del fatto che cercavi consigli da chi non sa davvero apprezzare. Nella vita spesso incontriamo critiche e dubbi da parte degli altri, proprio come è successo al pittore. È naturale che le persone abbiano opinioni, ma non tutte le opinioni sono uguali. Alcuni sono veloci a sottolineare difetti, ma non hanno la conoscenza o la motivazione per migliorare le cose. Invece di lasciare che la negatività ti abbatta, ricorda questa preziosa lezione. Cerca coloro che ti sostengono sinceramente, credono nel tuo potenziale e sono disposti ad aiutarti a crescere. Sono queste le opinioni che dovrebbero avere peso nella tua vita. Non perdere mai di vista la tua passione e l'amore per ciò che fai. Credi in te stesso, perché la tua autostima è spesso la forza più potente che ti spinge avanti. Continua a concentrarti sui tuoi obiettivi, continua a imparare e non lasciare che i detrattori ti scoraggino. Il tuo cammino è unico e solo tu puoi definire il tuo successo. Sii resiliente, rimani fedele alle tue passioni e il successo arriverà. Spero che tu possa trarre valore da questa storia e usare i suoi insegnamenti nella tua vita. Continua a crescere. Crescendo, impariamo che la vera forza non sta solo nell'affrontare le sfide, ma nel saper ascoltare solo quelle voci e quelle critiche che ci aiutano a diventare la versione migliore di noi stessi.